Buongiorno, siamo qui in piena estate. No, non è estate, neanche inizio di marzo, però a Roma oggi fa caldo, anche se abbiamo avuto in questi ultimi giorni un sacco di freddo, gelate, quindi mi sono rovinate tutte le mie spezie. Oggi faremo una ricetta che vi riporterà bambini, come diceva quel famoso film che hanno fatto della Disney, mi sembra che era della Disney, Ratatouille. Quindi, però insomma è inutile chiamarli in francese Ratatouille, praticamente è un insieme di ortaggi dei nostri orti, delle nostre campagne, e che adesso vi spiegherò, ma sicuramente facilissima, buonissima, saporitissima, che avrà un risultato veramente eccezionale, perché ci vuole veramente poco per farla bene. Però io ho degli consigli da darvi per migliorare quello che già magari sapete già fare. Andiamo all'elenco degli ingredienti. Allora, serviranno almeno per 4 persone, 5 persone, un paio di peperoni rossi, giallo-rossi, siamo a Roma, zucchine, 3 zucchine e 3 melanzane di quelle lunghe. Ok? Poi un po' di passata di pomodoro, quello che volete, dei pomodori tondi. Io no, tondi oggi non si trovano, per cui ho preso questi che sono buoni, basta che si riescano a tagliare a rondelle, dell'aglio, peperoncino, una cipolla, e che ve lo dico fa, le mie spezie in questo caso saranno del timo Silver Queen, praticamente del timo buonissimo, poi della maggiorana gentile, mi raccomando quella gentile, perché quella incazzata vi rovina tutta la ricetta. Dragoncello, non finirò mai di stupirvi con il mio dragoncello, che è il figlio del dragone, in questo caso secco, perché fresco non si trova più, aglio, peperoncino, e dopodiché abbiamo della santoreggia secca e dell'origano. Vediamo che cosa ci andiamo a fare, vediamo che succede. Allora, intanto andiamo a mettere tutte queste erbette direttamente in una scodellina, non importa se tagliate, tanto poi alla fine vanno a finire tutte in forno, quindi le mettiamo tutte qua. Prendiamo un po' di timo, in questo caso solo le faglioline, mi raccomando, perché mentre noi prepariamo tutto quanto, loro andranno a ingentilire il nostro olio di oliva. Queste sono le nostre spezie messe dentro. Adesso andiamo a inserire l'olio. Questo olio ci servirà alla fine per condire tutto il preparato una volta che l'avremo messo al forno, prima di metterlo al forno. Quindi lasciamo qua. Ci andiamo a grattare un pochettino di un po' di scorzetta di limone, mai non fa mai male, e quindi lasciamo questa a insaporirsi, l'olio a insaporirsi. Ok? Andiamo a preparare i nostri ingredienti. Prima di preparare gli ingredienti andiamo a creare il nostro sugo di pomodoro. Quindi prendiamo peperoncino, aglio e ci spostiamo un attimo al fuoco. Un po' di olio con un aglio spaccato a metà e un po' di peperoncino. Lo facciamo un attimo scaldare. Ecco qui, abbiamo inserito il nostro sugo. Aggiungiamo un po' d'acqua, un po' di sale. A questo punto facciamo cuocere per circa mezz'ora. Allora, andiamo a preparare. Le cose sono abbastanza semplici. Abbiamo bisogno di un buon coltello affilato e dobbiamo tagliare tutte i nostri ortaggi. Allora, prendiamo questo tagliere e dobbiamo fare tutte fettine piccoline, tutte piccoline. Vi ricordo che l'olio si sta insaporendo dentro a tutte le nostre spezie. Andiamo a tagliare. Allora, iniziamo da delle zucchine, le tagliamo tutte di una misura, perché poi le dovremo praticamente ricostruire tutto il filare di quello che tagliamo, facendo un filare che andrà a riempire magari una pirofila di questo genere,
e tutta intorno, con sotto una base del sugo che stiamo preparando. Adesso andiamo a tagliare il peperone. Il peperone, dovendolo mettere fra una e l'altra, dobbiamo cercare di tagliare dei pezzettini più o meno così, così. Quindi cerchiamo di affettare il peperone longitudinalmente. Ecco qui, abbiamo finito anche i peperoni. Allora, il nostro sugo è pronto, ha cotto per circa 20 minuti, ma non è importante, più di questo va benissimo. Intanto dimenticavo, il forno si sta scaldando a 180 gradi statico. Allora, facciamo scendere il nostro sugo come fondo della nostra pirofila. Adesso andiamo a fare la nostra composizione. Speriamo di farla bene, perché io in architettura ci avevo 3, quindi vediamo che esce fuori. Comunque ci provo. Allora, ricordate che noi abbiamo tagliato tutti i nostri favolosi ortaggi a fettine e a rotelline. Dobbiamo ricostruire la stessa rosetta, la stessa zucchina, ma fatta di intervallata da 1, 1, 1 e 1. Quindi cerchiamo di andare con delle misure più o meno standard e vediamo che esce fuori. Scusate, ma non sono un grande architetto, però vediamo che succede. Allora, le adagiamo in forma circolare, semicircolare in questa situazione, cercando di appoggiarci uno contro l'altro. Andiamo a creare sempre 1, 1, 1 e 1 e ci appoggiamo di seguito. Ci vorrebbero delle manine piccoline, ma io non ne ho, ma comunque cercheremo di fare un lavoro fatto bene. Onestamente porteremo a casa la pagnotta. Andiamo avanti. Possiamo anche alternare senza mettere magari ogni volta tutti e 3 i pezzi, ma certo bisognerebbe andare col calibro dal fruttivendolo per cercare di comprare delle zucchine tutte uguali e tutte le melanzane tutte uguali, ma siccome qui a Roma c'è poca pazienza, per cui dopo 5 minuti o hai comprato, se no te ne devi andare, perché mi occupi il tavolo. Allora, capito? Cioè, avete presente lì, prima vi ho detto che esiste la maggiorana gentile? Qua del gentile c'è rimasto poco, quindi o compri o cambi posto. Comunque, al di là di come viene, ragazzi, è un trionfo di colori che più belli non si può. Bellissimo, è proprio un trionfo di colori, di sensazioni, di profumi. Speriamo che sia buono anche per quanto è bello, ma credo sicuramente sì, perché io già l'ho fatto e vi assicuro che mio nipotino, che è molto piccolo, ha voluto il bis. Adesso con un pennello da cucina andiamo a spennellare tutto questa ben di Dio. Vado a prendere un pennello. Ecco qui il pennello. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere un po' di sale. Non abbiamo messo sale in nessun posto, per cui a questo punto andiamo a salare un po' tutto. Il sale sta un po' nel pomodoro, quindi se avete nella salsa di pomodoro, quindi se avete già salato quello, vi direi di fermarvi. A questo punto andiamo a guardate che bello, mamma mia che profumo. Spennelliamo tutto questi nostri ortaggi con le nostre spezie e il nostro olio, che chiaramente non finirò mai di dirvelo, Evo, e sicuramente italiano. Stupendo, veramente stupendo. Andiamo a metterlo in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Però mi raccomando, io non conosco il vostro forno, dovete sempre controllare. A proposito, copritelo con una o se avete un coperchio mettete un coperchio, altrimenti mettete della carta stagnola. Ecco qui, abbiamo messo 180 gradi, 40 minuti e aspettiamo. Allora signori, abbiamo finito la nostra cottura,
abbiamo tirato fuori la nostra ratatouille dal forno, è venuta buonissima perché non è venuta bellissima come quella del film, ma si capisce che quella del film era tutta ritoccata al Photoshop. Qua di ritoccare al Photoshop ci sto solo io, quindi tutto il resto è naturale. Questa allora è la ratatouille dei nostri nonni, i francesi se ne sono presi il merito chiamandola in francese, noi se la mangiamo alla romana. Andiamo ad impiattare, prendiamo una piccola porzione. Buonissima, buonissima. Signori, la nostra bellissima, splendida ratatouille, mettiamo un filo d'olio. La possiamo servire come antipasto, come secondo, in tanti modi. Comunque vadano e saranno un successo. Buonissima, buonissima.